Ciao a tutti, oggi vedremo come ripulire dai funghi le lenti di un obiettivo Pentacon da 135 mm a 6 lamelle. Innanzitutto ringraziamo Mauro Marras per averci mostrato alcune tecniche di manutenzione degli obiettivi fotografici vintage. Come sempre nella parte alta dello schermo troverete il link di questo video in lingua spagnola, ricordo che entrambi i video sono sottotitolati anche in inglese. Il Pentacon da 135 mm a 6 lamelle è stata una delle ultime produzioni della Pentacon nell'ex Germania dell'Est. Questo obiettivo è interamente costruito in metallo e vetro, quindi la messa a fuoco è solo manuale e non è presente lo stabilizzatore di immagine. Esistono diverse versioni del Pentacon 135 mm, tra le quali quello elettrico a 6 lamelle e la versione precedente a 15 lamelle. Nelle varie recensioni su internet viene consigliato per i ritratti con un discreto sfuocato. La ghiera della messa a fuoco è molto fluida e il paraluce è incorporato. Questo obiettivo ha uno schema ottico a 4 lenti suddivise in 2 gruppi. Iniziamo lo smontaggio. Allentando questa vitina possiamo svitare i 2 gruppi. Nella lente, oltre alla polvere, sono presenti diversi funghi. Con lo spanner wrench o chiave inglese per obiettivi continuiamo a smontare la lente esterna. Con una salvietta specifica per la pulizia delle lenti e alcol isopropilico al 99,9% puliamo la lente in entrambi i lati. Con un panno in microfibra per la pulizia delle lenti asciughiamo la lente. Smontiamo la seconda lente e ripetiamo l'operazione di pulizia con l'alcol isopropilico e l'asciugatura con il panno in microfibra. Con la pompetta antipolvere pulisci obiettivo rimuoviamo gli ultimi granelli di polvere in modo da evitare di graffiare la lente. Riassembliamo la lente esterna. E dopo quella interna.
Come si può vedere dalle immagini, queste lenti sono perfette, non presentano più sporcizie o funghi e nemmeno graffi. Assembliamo il paraluce. Ora smontiamo le altre lenti del secondo gruppo. Dopo aver svitato completamente le viti, togliamo il coperchio. Svitiamo il lentino interno. Verifichiamo il funzionamento dei meccanismi della messa a fuoco e delle lamelle. Rimuoviamo la lente e la puliamo con le salviette umidificate per lenti e alcol isopropilico. Le asciughiamo sempre con un panno in microfibra. Eliminiamo i granelli di polvere con la pompetta elimina polvere. Rimontiamo il lentino, anche questo è privo di graffi. Dopo averlo riavvitato, verifichiamo nuovamente il funzionamento delle parti meccaniche. Inseriamo il coperchio e dopo aver verificato un'ultima volta il funzionamento delle lamelle, reinseriamo anche le viti.
dopo aver allentato la piccola vite, avvitiamo le due parti dell'obiettivo. Serriamo la vitina. A questo punto l'obiettivo può essere utilizzato con gli opportuni adattatori anche sulle macchine di ultimissima generazione. Se vi è piaciuto questo video o se avete dei quesiti, scrivetelo nei commenti. Arrivederci al prossimo video.